Naviganti del lobby, bentornati sul canale. Allora, oggi andiamo a vedere il primo dei due codex dei due eserciti che si trovano dentro la scatola base di Warhammer 40.000, quindi Leviathan. E oggi vedremo il codex degli Space Marine, gli angeli della morte. Allora, la prima cosa da dire è grazie ad Ars Manufactoria e a Gigi perché ci ha mandato questi codex e quindi ringraziatelo. E nel frattempo poi lo ringraziamo anche noi e andate pure a vedere sul suo sito perché trovate tutto con dei risconti fantastici. Detto questo, allora io direi che possiamo iniziare. Vi ricordo che ve lo fa vedere Francesco e cliccate sulla campanellina, iscrivetevi, siamo il vlog più bello d'Italia. We fought to stay alive, but nothing will survive. It's gonna rain. Allora ragazzi, benvenuti anche da parte mia e grazie ad Ars Manufactoria per questa opportunità. Allora, questo è il famoso codex degli Space Marine, nuovo ma tra le altre è arrivato in maniera proprio fulminea, perché in realtà il vecchio codex degli Space Marine che era uscito con Indomitus non è di molto tempo fa, quindi quando poi hanno rinnovato pensavo che adattassero quel codex lì alla nuova versione di Warhammer 40.000, invece è venuto fuori un super tomo, perché tra le altre guardate è bello grossetto, se guardate il mio dito è praticamente una falange, quindi diciamo che c'è da vedere un po' di roba. Vediamo subito, vi dico già che per quanto mi riguarda questo probabilmente è il codex più bello che la GW abbia mai realizzato, non tanto perché è l'ultimo e sembra sempre più figo, anche se forse da un lato è pure quello, nel senso che quando una persona si perfeziona e quindi una squadra e quindi un'azienda si perfeziona, in teoria le cose sono più belle nell'ultimo, no? dei passaggi, ma non è sempre detto. Ci sono molti nostalgici che possono dire che i primi codex sono i più belli in assoluto. Comunque, Space Marine, gli angeli della morte, già la prima di copertina ci fa vedere un tipo di grafica che poi si ritroverà in tutti i capitoli. Vi danno un contenuto, la genesi dei semidei, quindi da pagina 6 a 67 abbiamo proprio la lore degli Space Marine, una vetrina che da 68 a 89 vi fa vedere tutte le miniature nuove, pattuglia da combattimento 92-101 che vi fa assumere il comando di una forza d'attacco Octavius in frenetiche partite a pattuglia da combattimento per l'appunto. Poi ci sono le forze degli Adeptus Astartes, da 102-193 c'è il cosiddetto Army List, e poi regole crociata da 194-213, che quindi è abbastanza comunque, dove vi fa vedere tutte le regole per giocare alle partite crociata, e poi valori in punti, vi fa vedere i vari punteggi. Da qui parte subito con una lore e quindi parte immediatamente con una storia che parla tra le altre di una sororitas, argomento un po' particolare e spinoso ultimamente, perché Henry Cavill, che è su Prime in questo momento e sta lavorando con Amazon per i primi episodi del Warhammer 40.000 e probabilmente parlerà proprio di Space Marine, è riuscito a tamponare questa richiesta di Amazon verso GW di fare praticamente degli Space Marine donna. Ora il punto è, in un periodo storico in cui si parla solo di uguaglianza, quello e quell'altro, no? Che non stiamo parlando in questo caso di differenze di sesso, di genere eccetera, qui stiamo parlando di una lore. La lore del 40.000 è che dal 30.000 in poi gli Space Marine sono maschi, geneticamente maschi, mentre ci sono tutta una serie di donne che si possono trovare all'interno della lore del 40.000 come le sororitas, che hanno il loro ruolo e non per questo non vengono rese come eroine, no? Ci sono un po' di romanzi della Black Library dedicati solo a loro, quindi è proprio una questione di lore, non è una questione di ma come mai non le mettono perché sono sessisti o è patriarcale il sistema, è misogino il sistema della Games Workshop, quindi non è questo l'argomento, anche se effettivamente l'universo della Games Workshop non è molto tranquillo e molto sereno, e sicuramente ci sarebbe da parlare anche sul discorso Xino, di quanto loro detestino tutto ciò che è diverso dall'umanità. Sarebbe bello probabilmente fare una chiacchierata una volta
con un sociologo, uno psicologo, un filosofo per ragionare proprio su questa cosa qui e su come sta cambiando proprio anche il modo di pensare dell'umanità, e quindi se i giochi, se i racconti è giusto che si adattino oppure se è giusto tenerli lì come stanno, perché giustamente fanno parte di una memoria storica che fino adesso è stata utile all'umanità, no? La genesi dei semidei, comunque lasciamo perdere questo discorso che diventerebbe lunghissimo, vi parlano appunto di tutta la l'inizio, quindi stiamo parlando del 30.000, e vi fanno vedere con queste figure incredibili. Ci sono ovviamente delle illustrazioni che non si possono fare a meno di avere perché sono le vecchie mitiche illustrazioni, e poi ci sono queste nuove che sono veramente belle e che vi fanno appunto vedere che c'è un lavorone dietro gigantesco. Ecco un'altra grafica molto bella con fraternite guerriere, quindi qui vi fa vedere come funzionano tutti i capitoli delle confraternite, l'organizzazione capitolare, il comando capitolare, quindi la lore è veramente fatta bene. Compaiono i nuovi ovviamente Terminator, parlano delle prima compagnia, seconda compagnia, eccetera. Per chi non lo sapesse, gli Space Marine dopo l'eresia di Horus sono stati isolati, diciamo, in capitoli come Ultramarines, Angeli Sanguinari, eccetera eccetera, quindi Templari Neri, eccetera. Ogni capitolo non può avere più di 1000 Space Marine, e questo è per controllare di fatto il rischio che ci possa essere in futuro un'altra terribile guerra fratricida fra di loro, perché il 30.000 è stato un disastro, no? Con Horus che poi è dovuto morire contro l'imperatore, e da qui, diciamo, quindi hanno organizzato appunto, l'imperatore ha organizzato gli Space Marine in capitoli da 1000 e ci sono 100 Space Marine per ogni compagnia, quindi sono 10 compagnie in ogni capitolo, un maestro capitolare che le guida, e poi c'è addirittura primarca che ha dato il via a quel capitolo. Allora, qui stiamo vedendo quasi tutte, diciamo, immagini degli Ultramarines, che sono tra i primi capitoli che sono stati generati e che sono figli genetici del seme genetico di Robot Gilliman. Qui si parla dei Dreadnought, degli Space Marine, quindi una, diciamo, carrellata proprio su come funziona il Dreadnought, e poi supporto capitolare, quindi qui si parla dell'arsenale proprio dei Space Marine, i Tech Marine, vedete qua ci sono corazzati, Reclusium, e quindi vi fanno vedere anche sia i nuovi che i più vecchi, diciamo, appunto carri e tutti i vari personaggi, fra cui il cappellano, il librarius, la flotta in questo caso. E poi partiamo praticamente con altre immagini, questa l'avete già vista sicuramente, Robot Gilliman, e quindi si parla degli Ultramarines, ok? Quindi qui si parte subito appunto con gli Ultramarines, e poi vi spiegano proprio brevemente, perché poi ovviamente ci sono i vari codex che spiegano nello specifico l'espansione, diciamo, di questo, con i capitoli precisi. Qui vedete i Blood Angels, i Dark Angels, i figli del leone per l'appunto, i Space Wolves che sono i figli di Ras, gli White Scars che sono i figli del falco da guerra, poi si va avanti con la Raven Guard, i Salamanders, tutti questi sono capitoli, diciamo, di prima generazione, ok? Poi ci sono tutti quelli che vengono dopo. Imperial Fist, che sono appunto i maghi imperiali che sono praticamente fissi sul pianeta Terra a difenderla, figli di Dorn, i Black Templars che sono i crociati dell'imperatore e sono proprio gli Imperial Fist che vanno fuori praticamente dal pianeta Terra in crociata a distruggere praticamente i nemici dell'umanità. I Iron Hands, la Death Watch, che è una cosa un po' particolare perché poi ha un suo codex, adesso stanno macinando ultimamente varie cose sulla Death Watch, perché era rimasta un po' orfana del suo, diciamo, codex, ed è proprio un annientatore dell'orda aliena. Loro praticamente sono specializzati solo nell'Ixino e praticamente fanno parte, diciamo, non di un capitolo unico, ma sono tutti dei grandi
eroi dei vari capitoli che vanno a combattere per un tot di tempo all'interno della Death Watch, e quindi praticamente su uno spallaccio hanno quello della Death Watch, sull'altro hanno in questo caso Ultramarine. Si sa che lui è un Death Watch che proviene dal capitolo degli Ultramarine. A volte vanno a scontare delle pene, un po' come è successo per Titus in Space Marine 2. Si vede che è stato oltre 100 anni a battagliare nella Death Watch e si è elevato, si è oscurato il suo capitolo, quindi non si vedeva che era un Ultramarine, per non farsi riconoscere e perché non voleva che un'onta ricadesse sugli Ultramarines, in quanto era sospettato praticamente di eresia, no? Poi si è redento e via. Iconografia da Codex, quindi vi fanno vedere proprio come se fosse l'iconografia medievale, un'iconografia degli Ultramarines, in questo caso dove vi spiegano i vari simboli negli spallacci e vi fanno vedere tutti i capitoli successori, che sono appunto non i primi capitoli che avete visto prima, ma i successori di quei capitoli, quindi un po' più moderni, no? Ed è pieno, quindi vi danno soprattutto un leggero background e un'ottima idea su come dipingere magari in alternativa il vostro Space Marine. Per esempio i Red Scorpions, questa è una cosa un po' interessante per me, i Red Scorpions erano il capitolo del negozio ufficiale di Firenze, quindi il GV Firenze aveva i Red Scorpions come diciamo capitolo ufficiale, quindi quando noi dipingevamo facevamo appunto i Red Scorpions. Allora, poi si va avanti praticamente con la lore e si arriva alla vetrina, dove subito davanti in primo piano vediamo i Super Terminator, che sono veramente finalmente tornati a essere enormi, più grandi dei Primaris. E poi i Primaris, per chi non lo sapesse, i Primaris sono i nuovi Space Marine. Guardate, c'è anche Titus tra le altre, che ho già montato, ve lo faccio vedere, eccolo qui. Lui è Titus, lo vedete qui dipinto, e praticamente faremo una puntata solo su di lui, su come dipingerlo. E stavo dicendo che i Primaris sono una nuova, diciamo, generazione di Space Marine potenziata, con organi in più rispetto a già quelli che hanno doppi prima, e poi hanno anche tutta una serie di nuovi, diciamo, non equipaggiamenti, ma diciamo proprio capacità loro, no? E quindi sono molto più forti, le armature sono più grosse perché loro sono molto più alti ancora dei vecchi Space Marine, che già di su erano belli grossi, no? I Terminator erano rimasti un po' orfani perché non avevano ricevuto un'armatura Primaris, anche perché poi leggerete la storia, le armature Terminator erano armature antiche, quindi hanno dovuto costruire proprio delle nuove armature Terminator. Poi ci sono, insomma, questa è la vetrina, quindi ve la potete sfogliare e fa vedere insomma tutti quanti i più bei Space Marine dipinti dall'heavy metal della Games Workshop, che come sempre fa dei lavori eccellenti con delle foto stupende, nuovi ovviamente quasi tutti, quindi qui si vede veramente tanto lavoro fatto dallo studio, e veramente tanto, guardate che roba. E al di là di questo poi ci sono anche i nuovi tiranidi, quindi poi si vedranno dall'altra parte, nella controparte, altre foto dei tiranidi con la prospettiva da parte dei tiranidi contro gli Ultramarine, no? Abbiamo pattuglia da combattimento, quindi qui vi spiegano, quindi su questa parte del capitolo, come si fa a fare una pattuglia da combattimento, e all'interno di Leviathan, fatalità, trovate queste miniature. Quindi con il codex degli Ultramarine vi fanno vedere, o meglio ancora degli Space Marine in questo caso, vi fanno vedere la forza d'attacco Octavius, che se non sbaglio è della prima compagnia. No, in realtà loro sono di seconda perché lo spallaccio è dorato, la prima compagnia ha lo spallaccio bianco. E niente, comunque vi fa vedere come fare a creare la diciamo forza d'attacco Octavius, con tanto di tutorial per dipingerla, e quindi in poco vi insegnano con poco a riuscire a generare il vostro primo, diciamo, piccolo esercitino. Forza d'attacco Octavius con pattuglia da combattimento, vi fa spiegare proprio, vi spiega nel dettaglio i punteggi e tutto quanto. Trovate tra le altre all'interno di Leviathan le schede. Forze degli Adeptus Astartes, si parte invece a vedere tutti quanti gli Space Marine, e quindi vi fa vedere con un'introduzione alle regole dell'armata e quindi un giuramento solenne che fanno. Forza speciale Gladius, vi fa vedere un pochino come funziona proprio ci sono vari tipi, no? In questo nuovo codex, vari tipi di assemblaggio di forze. Il primo è Gladius, il secondo è la forza d'assedio, l'incudine,
la punta di lancia Ferro Tempesta, cioè vi fa vedere alcuni capitoli come si sono specializzati. Questo è molto interessante. Forza d'assalto Piro Tempesta sono i Salamanders. È interessante, dicevo, perché effettivamente non c'è bisogno per forza subito del codex per giocare un altro capitolo, perché c'è qualcosa, un'infarinatura, no? Forza speciale lancia Tempesta, quindi potete farvele praticamente in questo modo qua. Punta di lancia d'avanguardia, forza speciale della prima compagnia, guardate che roba, è pieno. E poi ci sono le armate esemplari. Le armate esemplari vi fanno vedere alcune foto di alcune praticamente parti di armata, e niente, è una sorta di vetrina, no? Poi ci sono le schede tecniche, e anche qui grande grafica, e si parte con tutte le schede tecniche, da cui il primo ovviamente è il primarca, quindi Robot Gilliman, e il secondo è il maestro capitolare degli Ultramarines, che è il mitico Marneus Calgar, che potete trovare anche nel videogioco di Space Marine 2. Poi ci sono Tigurius, Sicarius, Ventris, che sono tutti quanti vari di varie compagnie, cioè i capi, diciamo, i capitani, comandanti del capitano, in questo caso del, diciamo, seconda, terza compagnia, eccetera. Per esempio la compagnia di Ventris, che ha lo spallaccio, vedete, verde. Poi abbiamo il Darnat Lysander, e quindi stiamo parlando di Garadon e Lysander, fanno parte dei Imperial Fist. Poi c'è Pedro Cantor, che è appunto un altro ancora maestro capitolare dei magli imperiali. Poi c'è il patriarca del ferro di Feirus, e va avanti così, vedi Vulcan, Kaivan, Corsaro Khan, Adrax Agathon, quindi sono tutti maestri, diciamo, capitolari dei loro capitoli. E poi si va a vedere cosa sono i vari generici che potete voi creare, quindi il capitano in armatura Gravius, in Phobos, in armatura Terminator. Voi ve li scegliete. Vi farò vedere un video su come fare a generare, diciamo, una lista, un army list. Vi ricordo anche che c'è un'app gratuita che si può scaricare sia per iPhone che per Android, che vi permette di diciamo che facilita, perché vi dà già le limitazioni. Quindi quando voi iniziate per esempio una partita crociata, lui vi dice già cosa potete e non potete inserire all'interno della lista. Quindi quando mettete per esempio 2 capitani, lui vi dice se potete averne solo uno, solo 2, eccetera eccetera. Quindi è un po' più facile, però diciamo che in linea di massima è piuttosto semplice. Dovete avere un'organizzazione per cui c'è un capo, c'è un QG, che sarebbe il quartier generale, poi ci sono le truppe, dovete avere un tot di truppe, e poi potete avere un tot di elite, un tot di speciali, eccetera. Questi sono i reparti. Dopodiché andate a vedere i vari punteggi, e in base al punteggio e al valore di ogni miniatura, quindi di ogni personaggio, dovete andare a costruire il vostro esercito, che arriverà fino a 1000 punti, fino a 2000 punti, 1800 di solito, e quindi insomma non è difficile in realtà. Allora, guardate qua che super foto che hanno fatto qui con questo scontro fra tirannidi e ultramarine guidati da un bibliotecario in armatura Terminator. Poi abbiamo, vedete, cappellani in armatura Terminator, qui sono tutti praticamente, quindi non vi annoio troppo, sapete che potete andare a vedervi praticamente tutti quanti gli Space Marine che sono in commercio attualmente. Vi ricordo che potete acquistarli sul sito di Ars Manufactoria, che sta facendo degli sconti tra le altre bestiali, perché come minimo trovate il 25% di sconto rispetto ai prezzi GV, quindi diciamo che al momento è una grande occasione di un grande negozio, insomma, che in Italia sta veramente lavorando molto molto bene, e mi fa veramente piacere essere con loro. Allora vi faccio anche vedere, adesso andando avanti, qui finiscono i veicoli, ecco qua. Guardate quanti sono, tra l'altro i Crusader devo rifarlo, perché lo adoravo, mi piaceva un sacco, perché è un Land Raider, diciamo, fatto per sfoltire praticamente la truppaglia, quindi perfetto per esempio contro i tirannidi. E io ho sempre un esercito che sto tirando su di Imperium da giungla, quindi poi vi parlerò di questo progetto. Tra poco abbiamo l'unboxing di Krieg, che non ha a che fare con la giungla, ma voglio creare un reparto Krieg anche per la giungla, quindi
ipotizzando che sul loro pianeta ci possa essere una zona magari meno tossica con per l'appunto la giungla, e dall'altra parte, quindi perché dico meno tossica, perché ci saranno con loro anche dei diavoli rossi Katachani, che quindi saranno senza maschera in questo caso. Però è vero che si potrebbe anche cercare di mettere le maschere ai diavoli rossi, ora ne parleremo. Allora, fatto questo e detto questo, superata questa parte, siamo quasi arrivati a fine. Regole crociata: ultima cosa da sapere su questo codex è che si può già avere un'introduzione con delle campagne, le campagne giurate cosiddette, dove i punti d'onore fanno salire praticamente la vostra impresa, e quindi i vostri eroi che sopravvivono a una battaglia diventano più forti per la battaglia seguente. Questo è, diciamo, il discorso della crociata, che trasforma un pochino il gioco in una sorta di gioco di ruolo molto bello. Assegnazione e promozioni, scopi, qui vedete requisizioni, tratti di battaglia, quindi si può avere dei tratti diversi, e guardate quanti ce ne sono. Per esempio basta tirare un dado da 6 e scegliere praticamente con 2 dadi da 6 in questo caso. E poi avete le reliquie crociate, quindi qui ci sono tutte quante quelle reliquie che si possono mettere. Per esempio vi spiego come funziona una reliquia che si può dare per esempio a un comandante, no? A un capitano. Emblemi della crociata, e poi le varie, vedete, preghiere che vengono fatte, praticamente vi danno una foto anche di questo. Valori in punteggio, e quindi qui ci sono i punti e i valori. Poi ultima immagine fichissima, qui in fondo poi vi dico nel recap che cosa c'è nella terza di copertina, che è molto importante. Io vi ringrazio ragazzi, spero che questa sfogliata non sia stata troppo noiosa, ci tenevo insomma a farvi vedere un po' di più del solito per farvi notare anche la mole di lavoro che è stata fatta. Questo codex, vi ripeto, è in vendita su Ars Manufactoria, sul sito di Ars, e potete tranquillamente acquistarlo con uno sconto rispetto al prezzo base che fa Games Workshop anche sul sito ufficiale. Vi lascio al recap. Che dire ragazzi, grazie per essere rimasti con me in questa sfogliata da Codex, e veramente vi ringrazio ancora Ars Manufactoria perché ci sta permettendo di fare questa cosa meravigliosa, che è un'esplorazione un po' più profonda in tutto quello che è il nuovo Warhammer 40.000. Spero che il Codex degli Angeli della Morte vi sia piaciuto, e vi ricordo che nell'ultima di copertina avete un codice che vi permette poi di metterlo all'interno dell'app, in modo tale che poi ce l'avete a disposizione anche sul cellulare, sull'iPad, sul Mac, eccetera. Ok? Ci vediamo alle prossime puntate, non mancate perché ci saranno un sacco di novità, e tra poco annuncerò una cosa fantastica che ha a che fare con HeroQuest Café. Ciao! Warriors, warriors.